Alexander, siamo tornati dove tutto è cominciato, qui a Milanello. Che effetto ti ha fatto varcare di nuovo quel cancello stamattina? Ti dico che quando sono arrivato avevo detto al mio papà, anche alle persone lì, ho detto guarda, io non posso piangere perché devo essere forte, però non posso non dire che sono emozionato perché io sono venuto qua prestissimo, avevo 17 anni e poi sono tornato in Brasile, però si posso dire che le 5 anni che io sono rimasto qua è stato dei momenti più belli nel calcio, anche nella vita, perché questo piccolo spazio che è gigantissimo è uno dei momenti più belli della mia vita, stare di passare il tempo qui, quindi non posso dirti che non sono emozionato. Cosa ti ricordi del primo giorno che sei venuto qui? Mi ricordo tante delle cose, guarda, come ero giovane, prima di venire qua sono andato all'ospedale e dovevo fare tutti i test. Ho dovuto mettere qualcosa sugli occhi perché doveva dilatare un po'. Il dottore voleva fare i test, sono arrivato a Milanello così, non guardavo niente, ho dovuto fare anche la foto anche con Ancelotti. Sono state delle belle cose. Poi Ancelotti mi prende per la mano e mi porta lì dove c'è da mangiare. Sono tutti i giocatori, quelli che hanno vinto tutto, e lui dice guarda ragazzi, alzati che è arrivato Pato per salutare. Tutti si sono alzati e mi hanno dato la mano e quello è stato carino perché ha dimostrato rispetto e quello porterò per tutta la vita. Oggi hai portato anche tuo papà, volevi fargli vedere un po' dove sei cresciuto, dove sei diventato calcisticamente grande. Sì, perché lui ogni volta che camminavo mi toccava e mi diceva ti è emozionato? Com'è? Senti un po' freddino sulla pancia? Io ho detto sì, non riesco a non provare quello di nuovo e penso che avere l'opportunità di tornare qui e sentire quello e vedere tutto quello che ho passato qui per me potrò raccontare a mio figlio e non vedo l'ora di portare lui qui a correre sul campo e vedere che qua è stato uno dei momenti più belli della mia vita. Io mi ricordo che mi sedevo qui nel giorno dei ritiri. Mamma, quante corse abbiamo fatto qui in giro. Io non vorrei piangere qua, però quando torno in macchina piango. Sai, poi le cose, i ricordi più belli della vita non si può mai cancellare, quindi si può vivere ancora, no? La sensazione che si ha riguardando un po' la tua carriera, la tua traiettoria di vita, è che il tempismo, la parola tempo sia una parola chiave. È così? Che posso dire, il tempo penso che è la cosa principale nella vita, perché sai, non può tornare dietro e non può anche andare nel futuro, devi vivere quello che stai vivendo adesso, però venire qui mi fa, sai, tornare delle cose più belle che ho fatto nel calcio. Mio papà è qui, quindi portare lui qui dove lui con la mia mamma sono rimasti un mese con me, io avevo 17 per 18. Adesso che sono diventato papà so quanto è stato difficile per loro, quindi posso dire che tutto quello che ho fatto grazie a loro. Hai cominciato però con una squadra che comincia per Inter. Però rossa, però sì, ho iniziato lì, poi è stato molto veloce, come 6 mesi, poi sono venuto subito al Milan perché guardavo il Milan e vedevo che io volevo giocare in quella squadra lì e quindi mi ricordo Ariedo è volato in Brasile, è stato veloce a sistemare delle cose per venire qui, poi dico che è stata della scelta più importante per me perché il Milan mi ha fatto vincere, mi ha fatto vedere il mondo diverso e grazie al Milan che mi ha fatto diventare quello che sono. Hai parlato di sacrifici. Nel 2000 c'è un episodio che se vogliamo poteva cambiare questa traiettoria. Ti va di raccontarci quei sacrifici che hai dovuto fare anche da ragazzino molto molto giovane? Sì, però è perché oggi capisco molto di più come un genitore, papà. Ho dovuto stare lontano dai miei, ho dovuto magari la cosa dell'ospedale, ho avuto un tumore al braccio che è stata una cosa un po' importante, però alla fine è passato, oggi sto bene e tutto, però la cosa
più del sacrificio è stato questo, stare lontano dai miei a imparare della vita, e quello che ho imparato oggi a volte soffro, però so che la mia famiglia, il mio bimbo è il risultato di tutto quello che ho sofferto e oggi godo della vita, perché ho la moglie, ho il mio figlio che sarà il progetto mio per tutta la vita. Parliamo di ricordi belli, perché tu comunque con l'Internazionale, prima di arrivare al Milan, debutti con gol, segni in una competizione FIFA e batti un record che era addirittura di Pelé. Sì. Per fortuna ogni partita all'inizio, i debutti sì, ho sempre segnato, però io mi ricordo che quando io giocavo io non mi interessavo di tanto quello che succedeva, sai, giocavo le partite, andavo delle squadre, ok, giochiamo, a me piace giocare. Poi so quanto è importante il giocatore, le persone a sapere quello che sta succedendo lì, perché poi oggi penso, mamma mia, io ho fatto il gol, quello gol è stato quello che tutta la gente parla, io posso raccontare quello, però sì, ho segnato il primo gol e sono stato fortunato di avere Dio sempre con me che mi ha aiutato. Tu non avevi ancora 18 anni, ti hanno notato tutti, perché hai scelto il Milan? Guardavo il Milan che vinceva la Champions League, c'erano dei giocatori migliori al mondo, c'era Maldini, c'era Ronaldo, c'era Sheva, c'era Kaká, c'era Emerson, Cafu, Gattuso, Ambrosini, Pirlo, Nesta, era una squadra bellissima. Però io volevo solo giocare con loro. Io non pensavo come andrò lì, vivrò in Italia, come sarà. No, io volevo giocare al Milan con loro. E quando è venuto la squadra al Milan a cercarmi, io ho detto no, è quella. Io voglio quella perché quella è quella. E quindi per me è stata la migliore decisione che ho fatto nella vita. Per arrivare a quella partita col Napoli però devi aspettare un po', perché il Milan ti tessera che sei ancora minorenne, quindi devi aspettare di fatto gennaio. Com'è stato quel momento lì in cui potevi sì allenarti ma non potevi giocare? Dicendo così oggi con 35 dico che guarda, a me la partita era qualcosa, ok, arriverà, però a me ogni giorno era un'emozione perché io mi allenavo. L'unica cosa che mi dispiace tantissimo è perché non ho potuto venire con loro in Giappone, perché loro hanno vinto lì poi il mondiale dei club. Non potevo giocare la partita reale, però siamo andati in giro per giocare dei amichevoli. Per me era come se fosse una partita vera e quindi per me è stato bellissimo passare quel tempo. Mi ricordo che loro sono viaggiati in Giappone, io sono rimasto qui a Milanello e mi allenavo con la primavera. Quindi ho fatto tutto, finché io mi sono preparato per giocare la prima partita contro il Napoli. Poi c'è quell'aneddoto con Calazze. Ah sì, questa è la storia che racconto, perché prima che lui mi ha aiutato tanto, perché quello che io passavo in allenamento era quello che dovevo passare in campo. Quando lui mi ha picchiato in allenamento, io ho detto, oh, mamma mia, quello mi ha cambiato anche come io mi guardavo i difensori poi, perché lui mi è venuto e mi ha picchiato e poi i brasiliani, dai su, tu devi, no, mi hanno aiutato dai, tu devi fare uguale, devi essere un po' più, diciamo non cattivo, però un po' più forte. E lui, quello con la scivolata che lui mi faceva sugli allenamenti, mi ha fatto insegnare come io dovevo supportare poi le partite. Come era il calcio italiano? Era un antipasto di cosa avresti vissuto dopo? Sì, no, lui era allenamento, anche le partite erano uguali, non è che cambiava tanto, però ho preso qualche botta di lui alle Nesta, anche Maldini. Poi quello che più picchiava in allenamento era Rino, Gattuso era tremendo. E non solo in allenamento. Sì, lui era tremendo, anche mi ricordo che, questo è bello, un giorno eravamo in brasiliani qui da mangiare, io volevo fare un scherzo con lui, ho buttato qualcosa su lui perché eravamo al nostro tavolo, no, i brasiliani, poi c'era lui lì che c'erano gli italiani e eravamo qui, ho buttato così, sono rimasto così, nessuno ha detto niente, lui mi è venuto sul collo così, ma non posso dire le parolacce, e mi ha preso così, mi ha alzato così, ho detto basta, però lui non picchiava sull'allenamento.
In quel periodo Carnago sembrava un po', non so, Rio de Janeiro, scegli tu il posto che preferisci in Brasile perché il Milan era veramente tanto brasiliano, Sì. ti ha aiutato immagino a inserirti nel gruppo. Come diceva il Samba, no? Qui sì. Il primo anno era bellissimo perché i brasiliani mi hanno aiutati tanti, però per l'italiano non è bello, Sai, io solo parlavo portoghese, poi in intervista venivo per fare intervista non parlavo italiano. Poi quando provavo a parlare italiano loro mi prendevano in giro che io parlavo tutto male. Ancora alcune parole non riesco, però io ho l'importanza di parlare la vostra lingua, sai, tu vieni in Italia per imparare l'italiano, quello è importante, però dico che i brasiliani mi hanno aiutato tanto. Ricky, Emerson, Dida, Serginho, Cafu, tanti. Cafu mi faceva ogni tanto da papà, mi portava in giro con lui e la sua famiglia che andava in 15 persone, dovevamo andare in ristorante e non trovavamo posto perché lui veniva con 15 persone. Emerson mi portava in giro, Kaká, sì, Ronaldo anche mi faceva dei passaggi anche per andare a casa, tutti mi hanno aiutato e fino ad oggi loro sono nel mio cuore e li porto sempre per la mia vita. Domani Pato giocherà finalmente, speriamo che possa mettere in mostra le sue grandi qualità. Tutto questo tempo che è passato senza che lui giocasse ha accentuato questo desiderio di vederlo perché pochi lo conoscono e quindi di conseguenza è aumentata la pressione. Io mi sono limitato a dire che lui è molto bravo per come l'ho visto io e gli auguro di poterlo dimostrare subito. Cosa ti ricordi di quella sera? Qual è il flash che ti viene in mente di più di quella sera? Una partita speciale, giocavo io e Ronaldo, Ronaldo, quindi mi ricordo che Ronny ha tirato in porta e la palla arrivava al gol, io ho detto no, io prendo la sua palla che non lascio entrare perché vorrei fare un gol, però purtroppo non sono riuscito e ha toccato nel difensore, è entrato. Però poi, sai, mi ricordo bellissimo che Favalli mi fa un passaggio lungo, io corro dietro al difensore, riesco a stare davanti a lui, prendere la palla e portare qui, e guardo i portieri e mi è venuto subito in testa perché dico guarda, quello non provo così perché tutti i portieri penseranno che io giocherò su. E lui quando è saltato ho visto un buco grossissimo, lì ho messo e è entrato e ho sentito San Siro urlando tutti, quello per me è indimenticabile. Io molto contento che faccio un gol e grazie a torcida, grazie al mio companheiro de squadra que sempre mi parlando che io tinha che fare e adesso molto contento. Gol al debutto con l'Internazionale, gol al debutto con il Milan, gol al debutto col Brasile. Mi hai detto prima che tu in realtà non ci pensavi troppo, forse era quello il segreto? Per me io giocavo come se fossi da bambino. Mi ricordo che una delle cose che io non ero molto bravo era cosa tattica perché dovevo fare delle cose tattiche, però a me piaceva stare lì vicino al pallone, dribblare, fare i passaggi, andare a fare gol. Mi ricordo che Ancelotti mi diceva Ale, quando finisce il dribbling devi fare il passaggio sul serio, non fare solo come vuoi tu, però io stavo, sai, nel sangue lì per fare quello, però sì, quando io giocavo a pallone era diverso, io amavo stare lì in allenamento, stare, sai, dopo allenamento a fare degli scherzi con i giocatori, quello, ok, posso giocare ancora, però il tempo che ho giocato calcio per me è sempre stato da piacere, dai, facevo perché amavo fare quello che facevo da piccolo. Mi hai fatto un assist come facevi in campo perché hai parlato di scherzi. Ti devo chiedere, secondo te, qual è lo scherzo che ti è riuscito meglio? Uno che è stato divertentissimo e che anche mi ha fatto poi male anche è stato Cassano, che lui faceva un'intervista, io ho detto no, io vado lì,
perché lui si tocca i capelli, lui è tutto, pensa di essere bello, io vado lì, adesso faccio un scherzo a lui, ho toccato i suoi capelli e lui è venuto, no ma non posso dire la parola, però voi che guardate può anche guardare. E lui mi ha urlato e è un parolaccio, però non so se posso dire o no, però no, non è bello dire, dai. Bene, molto felice e contento. Hai cambiato qualche pannolino? Sono cose che No, ma Auguri, Franci! Ma no, i capelli! vabbè, no, ragazzi, siamo in diretta. Beh, arrivederci, arrivederci. Volevo dirti che siamo in diretta, poi lo bippiamo, poi nelle repliche, ma in diretta è bello Non così. può disturbare, dai. Dai, non mi puoi rovinare la vita. Quando sono qua mi stai stressando la vita. Ma posso vivere così con te io? È stato un scherzo che fino ad oggi quando guardo mi fa troppo ridere. Prima parlavamo di tempo, tu sei stato il più giovane a raggiungere 50 gol con il Milan. Ti senti orgoglioso di aver segnato un record così importante a livello anche di tanti? Oggi vedo diverso da come vedevo prima, perché sai, giocare al Milan per me è stato, io porterò sempre dove vado ogni tanto all'estero, alla parte del mondo, loro mi dicono quel gol che ha fatto in una partita di Barcellona, al Madrid, all'Inter, qua tu vedi come è stato importante, però per me i numeri io non pensavo tanto, però lo so che magari potevo fare di più, però anche poteva essere la sfortuna di fare di meno, però quello che ho fatto è stato e sono davvero contento di fare gol al Milan, come il primo come l'ultimo è stato sempre la stessa emozione. Però giocare al Milan è stato diverso. Per me segnare a San Siro, segnare fuori, anche negli allenamenti, è stato bellissimo. Per me è l'amore che non posso, è come dico del mio figlio, non so come spiegare. Mi hai già un po' risposto, però ti chiedo, è diverso invece segnare dopo 40 secondi in un derby? Quando io passo a Gattuso passa a Robinho e Robinho fa una giocatina e poi il pallone è mio, io segno, poi viene tutto lo stadio giù e faccio il gol, poi fino ad oggi guardo le foto che io sto lì urlando. Non è facile perché il derby ti mette troppa pressione, però segnare il gol contro l'Inter dopo meno di 40 secondi, poi era un derby che era molto importante per noi anche. E poi in quell'anno vincere, poi sarà, come ho detto, io potrò raccontare questo per tutta la mia vita, però è stato bello. Segnare poi all'Inter è bellissimo. Mi sembra che tu in mente abbia come delle foto, delle immagini. Qual è l'immagine più bella che porti dello scudetto? Io dico la immagine più bella per me è quando andiamo, dopo la partita lì a Roma, che è lì che è stato, che eravamo allo stadio, però quando torniamo a Milano andiamo in centro da Duomo, c'è tanta gente. E eravamo su un pullman, lì per me è stata bellissima, quella è una immagine che non dimenticherò più perché, sai, sono riuscito a giocare a Milan e vincere un scudetto. Purtroppo per sfortuna non sono riuscito a vincere la Champions, però per me il campionato italiano, il vincere, andare a Duomo e essere nella storia del Milan, per me è quella immagine che io non dimenticherò mai. Hai detto Champions, sai già immagino dove sto arrivando, 24 secondi, quei 24 secondi lì hanno un bel peso. Posso dirti che quello ti ricordi, io non capivo tanto, però per dove vado, ogni paese che vado mi ricordano questo gol. E questo gol è stato bellissimo perché per me è uno dei più belli che ho fatto nel Milan. È stato divertente perché quando abbiati lancia, no, poi cade sui piedi di Nocerino mi passa il pallone, io guardo un buco, io dico guarda c'è un buco lì, vabbè io ci provo, metto il pallone lì e vado. E quando metto il pallone inizio a correre e vedo che sto superando loro e quando si apre dico guarda sono solo io e i portieri. Io arrivo davanti alla porta, io provo a calciare Valdes, il portiere, qua,
Però guarda, dico, è stato bellissimo con me che arrivo, calcio, non è quello che volevo, però passa dentro delle gambe del portiere, è stato più bello ancora. Solo di fare un gol nel Milan, nella Champions, per me anche è indimenticabile. La tua scalata è stata velocissima, abbiamo parlato di tempo, poi purtroppo sono arrivati tanti infortuni. Purtroppo in quel periodo non abbiamo fatto quello che si fa oggi. Sai, tu hai voglia di... Io ero anche giovane, magari anche volevo tornare un po' più... Sai, avevamo una riunione tutti, io dico io voglio giocare, però non rispettavo magari a volte il tempo che dovevo fare. Poi, sai, è andata così. Non mi pento, è stato un insegno per me. Oggi tutti i bambini, tutti quelli che vogliono, sai, sono già preparati perché oggi c'è tutto un staff dietro, però quello che posso dire a loro, tieni sempre occhio su delle cose, avere il tempo giusto, fidarvi anche delle persone che sono lì per guarirti. Quindi quello che è successo. È stata un'esperienza bella per me, anche dell'infortunio, magari un anno lì, 2 è stato brutto, però anche in quello tempo, anche nella parte del brutto, quando sai è tutto buio, abbiamo vinto lo scudetto, quindi sai, non dico che è una tristezza parlare di quello, però posso dire che è un insegno della vita. Il Milan mi ha dato l'opportunità di insegnare, di crescere tanto come uomo, quindi quel momento mi ha fatto solo crescere. Tu hai un rapporto bellissimo con i tifosi del Milan, perché sono sempre legatissimi a te, lo vediamo anche dai nostri social, ogni volta che pubblichiamo qualcosa di te c'è sempre grande entusiasmo. Pensi che quei sacrifici, oltre a tutti i gol fatti, quei sacrifici, quella voglia di tornare, magari quell'aspettativa anche che c'era su di te, di vedere ancora di più di quel patto, sia uno dei motivi per cui la gente si è affezionata così tanto a te? A me piace tanto tornare qui perché voi italiani è diverso. Voi italiani, quando il giocatore gioca, voi amate il giocatore per quello che le è, non è solo per quello che fa, per quello che diventa il giocatore. Quindi l'amore che ho per i milanisti è, non so come spiegare, però anche, guarda, adesso vado in giro, le persone vengono, chiedono una foto, parlano Patino, come stai, torna al Milan. Quello per me, magari io potevo vincere tutto e non avere questo calore, no? Questa parte calda del tifoso, però ti dico che io amo davvero tutti i tifosi milanisti perché mi fanno vivere la vita diversa, perché quando guardo un commento, magari vado in giro, quello mi dice guarda, quello che ho potuto fare nel calcio anche dell'Italia per il milanista ho potuto fare, quindi sono davvero nel cuore. L'immagine che secondo me aiuta ancora di più, meglio delle parole, a descrivere il tuo amore per il Milan è quell'esultanza che facevi con il cuore. Si può dire che tu hai messo davvero tutto il tuo cuore, come ci hai fatto vedere poco fa, per il Milan? Oggi vedo in giro tanta gente che fa il cuore, però io sono stato il primo che ha fatto. Però quando faccio il cuore non era solo per una persona, però per tutti quelli che amavano quello che io facevo. Per me ho sempre avuto molto amore, sempre avuto molto rispetto per il Milan, rispetto fin d'ora, a me piace tanto il Milan e capisco tanto i milanisti anche perché sai è una squadra, tanti titoli, quindi solo i giocatori devono capire anche dove giocano, com'è giocare al Milan, perché tutti quelli che hanno passati qua, tutti quelli che hanno fatto la storia hanno messo tanto amore, quindi sono sicuro che il Milan sarà ancora su.